Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi nell'ambito della playlist dei discorsi sull'amore di Saint Germain mi piacerebbe utilizzare questo spazio per parlare di un tema che reputo molto interessante, un tema che coinvolge molte persone, il tema delle Twin Flame e il tema quindi delle fiamme gemelle e il tema della funzione dello specchio. Allora inserisco queste considerazioni mie personali all'interno di questa playlist perché abbiamo visto nelle prime pagine come lo stesso Saint Germain parlava della funzione dello specchio. Le persone intorno a noi, le relazioni intorno a noi sono delle relazioni specchio. E abbiamo visto anche in un'altra playlist, quella di manifestazione Neville Goddard, come la funzione dello specchio in realtà coinvolga non soltanto le persone, ma l'intera realtà è specchio del nostro livello di consapevolezza. La realtà come specchio, le persone come specchi, perché, e quindi non dobbiamo essere turbati da alcune reazioni, perché tutto ciò che è esterno a noi ci aiuta a comprendere ciò che è dentro di noi. Ma oggi vorrei, formulare alcune considerazioni approfondendole anche attraverso esperienze e considerazioni personali proprio sulla funzione dello specchio riferita al fenomeno delle Twin Flame. Twin Flame o fiamme gemelle, se andiamo a ricercare, vediamo che nella letteratura, nel quotidiano, nelle ricerche che andremo a fare, molto spesso ci viene detto che le fiamme gemelle sono praticamente anime divise a metà, ma che stanno in due corpi. Allora io, avendo anche vissuto un'esperienza diretta di questo tipo, non mi sono mai sentito come una fiamma o come un'anima a metà. L'anima è una. In realtà, se andiamo ad approfondire, il concetto di fiamme gemelle va oltre la divisione dell'anima, ma arriva proprio al concetto di fiamma intesa come frequenza energetica. Ed è così che io l'ho sempre percepito, e cioè una situazione in cui dall'altra parte il tuo specchio ha una frequenza energetica esattamente uguale alla tua. Due anime con stessa frequenza energetica. Prendiamo per il momento questo concetto. In questo video io mi rivolgo tantissimo a tutti voi cari amici del canale Tao Power Life, ma cerco e mi piacerebbe rivolgermi anche a tutte le fiamme gemelle che hanno scoperto di esserlo, hanno percepito di esserlo e vivono in una situazione di separazione. Dovete comprendere che la separazione per una fiamma determina una situazione di estrema sofferenza, perché è come se il distacco dalla fiamma determina una situazione irreparabile, una situazione che non potrà mai essere recuperata se non attraverso l'unione di fiamma. Ma questa è la sensazione. A me mi piacerebbe invece oggi affrontare proprio a vantaggio di tutte quelle situazioni, di tutte quelle persone che vivono una situazione di separazione di fiamma gemello, vorrei vedere questa situazione sotto un altro aspetto di vista. Per vederlo ricorro ad un esempio e ricorrerò e approfondirò attraverso questo esempio lo strumento dello specchio, che permette di apprendere e di andare oltre alle fiamme, ma permette anche a tutti noi di capire quanto è importante ciò che vediamo rispetto a ciò che percepiamo.
In assenza, ipotizziamo una situazione in cui non c'è lo specchio, o in una situazione in cui, ancora meglio, non sia mai esistito uno specchio. Allora ci resta difficile senza specchio andare a comprendere quella che è la nostra immagine fisica. Noi comprendiamo come siamo fatti esternamente e quindi la nostra materia esterna attraverso lo specchio, e lo specchio ci permette anche di vedere, perché ci specchiamo quotidianamente, come la nostra forma esterna si modifica nel tempo. Ma il fatto che abbiamo lo specchio ci permette quindi di prendere coscienza, conoscenza della nostra immagine. Prendiamo questo come fatto. Ora facciamo una piccola osservazione, immaginiamo una vita senza specchi, e non ci darebbe la possibilità di conoscere la nostra immagine, mentre attraverso i nostri occhi potremmo percepire sicuramente le immagini di chi abbiamo di fronte. Ora lo specchio ci permette invece di vedere la nostra immagine, e conoscendo la nostra immagine possiamo cominciare a fare dei termini di paragone. Sappiamo come siamo fatti noi, ma sappiamo anche come sono fatti gli altri. E in una società in cui noi tutti siamo consapevoli di qual è il nostro aspetto esteriore, allora sicuramente siamo indotti a ricercare delle relazioni comparative, o a ricercare quello che noi conosciamo, cioè l'immagine. Quello che noi ricerchiamo principalmente, vediamo e osserviamo, è la parte esteriore, la parte in corrispondenza della quale noi abbiamo acquisito una conoscenza, cioè l'immagine fisica, e così i nostri rapporti diventano relazioni tra immagini, e conosciamo sempre meglio il nostro aspetto materiale in questa società dove effettivamente l'aspetto esterno, lo specchio che c'è riflesso dallo specchio e che vediamo in ogni luogo, è ben noto a noi. Anche la fiamma gemella quindi ha una funzione specchio. Io però prima vorrei dire cosa succede nella misura in cui non abbiamo più lo specchio, non possiamo più seguire la nostra immagine. Questo inizialmente potrebbe crearci turbamento, però noi sappiamo che in realtà lo specchio è soltanto uno strumento, e ciò che lo specchio riflette sta dentro di noi. Quindi questa immagine che noi abbiamo conosciuto attraverso lo specchio è nostra. Se anche lo specchio si rompe, non si rompe la nostra immagine, che resta intatta. Cosa succede invece nel fenomeno delle fiamme gemelle? Anche la fiamma gemella è uno specchio, ma in questo caso quello che noi andiamo a vedere riflesso nell'altra persona non è la parte materiale, non è la nostra sembianza. Perché? Perché la troviamo in un altro corpo, e in quel corpo riflette un'immagine diversa. Ma scusate, ma non solo, non solo il corpo riflette un'immagine diversa dalla nostra, ma anche nel fenomeno delle fiamme gemelle tutto lo stato esperienziale, tutte le esperienze, le attitudini, i comportamenti sono molto diversi da noi. Possiamo notare che esistono grandi differenze, tutte funzionali al loro superamento e ad una crescita, perché il rapporto di fiamma gemella è un percorso di crescita accelerata, perché le differenze sono opportunità da superare, differenza di lingua, differenza di condizione, di stato, differenza di esperienze, differenza di età, tante differenze che però non vanno, in qualche modo ostacolano, ma non diminuiscono la forza di attrazione tra le due fiamme, che hanno, come abbiamo detto all'inizio, qualcosa che le accomuna e che le attira, perché la legge universale dell'attrazione, la legge di attrazione, non opera sul dissimile, non sono i diversi che si attirano, ma sono i simili.
La legge universale opera simile attira simile. In una situazione esteriore in cui c'è molto di simile, l'aspetto, la sessualità e tutte le altre differenze sono molto dissimili, e quindi questo crea un cortocircuito molto spesso rispetto a chi vive una situazione di fiamma gemella, perché non riesce a capire dov'è l'elemento di attrazione. L'elemento di attrazione dov'è? È dentro, non è fuori, ma è dentro. Quindi sono due fiamme che si attirano per ricomporre l'unica fiamma, perché hanno la stessa frequenza. Ma non è neanche questo lo scopo, e cioè quello di andare a riunire la fiamma in un'unica frequenza. Sicuramente ci fa vedere come in un processo di semplificato di creazione effettivamente si possa passare dall'1 al 2 e dal 2 aver voglia di ritornare ad essere 1, perché questo lo si sperimenta in una condizione di fiamma nella misura in cui ricordiamo di essere 1, ma chi ci ricorda l'essere 1 non è l'uguaglianza nell'aspetto esterno o nelle esperienze, ma è la frequenza. Quindi che cos'è che si vede in questo caso? Cosa la fiamma specchia all'altro? La fiamma specchia all'altro non la sua immagine materiale, ma la sua frequenza energetica. Ciascuno di noi ha una frequenza energetica, e la prima volta, io ecco lo dico per esperienza personale, che effettivamente si riconosce la propria frequenza, la si conosce in realtà, non riconosce, ma si conosce, è proprio attraverso lo specchio di fiamma gemella, allo stesso modo in cui attraverso uno specchio materiale noi riconosciamo per la prima volta come siamo fatti, la nostra immagine, come tratto di noi. Così attraverso la fiamma e l'apertura del cuore noi riconosciamo ciò che è veramente l'elemento che unisce, la frequenza, quello che ci porta a dire siamo uno, quello che ci ricorda l'origine, la fonte nella frequenza energetica, e ci dice bene, sono uno con l'altra persona. E mi sembra questo strano perché l'unità non si può percepire se non attraverso una frequenza, perché noi sappiamo che sta proprio nel processo di materializzazione, incarnazione del corpo, la creazione di una individualità separata. Nella materia non possiamo, per quanto vicini, per quanto amore ci sia, non possiamo mai essere o percepire l'identità, perché il nostro corpo nel quale l'anima si è incarnato nel momento in cui si è incarnata ha assunto una individualità, e questo fa parte della creazione. Dall'1 al 2 10.000 esseri, o meglio le 10.000 individualità chiamate sulla terra attraverso un libero arbitrio a fare esperienza sulla materia, ed è la nostra individualità che ci permette di fare esperienza come in maniera separata. Ora la fiamma invece ci fa vedere un piano che è diverso da quello materiale, il piano sottile, il piano energetico. Con lo specchio materiale abbiamo visto la nostra immagine, con la fiamma vediamo rispecchiata un'altra cosa importante che non conoscevamo, e cioè la frequenza vibratoria, la nostra frequenza energetica. Ma è talmente speciale questo, è talmente unico, perché per la prima volta superiamo i confini e la barriera della materia e ci sentiamo uno, senza confini e senza barriere. E questo può avvenire, se ci pensiamo, soltanto a livello energetico, laddove tutto è cominciato. La fonte di tutti è una fonte energetica, l'energia non c'ha confini. Queste percezioni, che io adesso mi rivolgo alle fiamme, che percepiamo quando ne siamo consapevoli o ancora prima, e cioè di non avere confini, di guardare l'infinito, di espandersi oltre il nostro corpo, è legato al fatto che la nostra
percezione si sta compiendo non sul piano materiale, dove la nostra barriera è il corpo, ma su un piano più sottile che è l'energia. E questo nostro coinvolgimento è operato, è attivato dal fatto che abbiamo riconosciuto la nostra frequenza e a quella non vogliamo rinunciare. In una situazione di separazione molto spesso leggo che la separazione è legata al corpo dell'altra persona. In realtà quello che manca veramente, quello che è la paura più grande di una fiamma in separazione, è quello di non risentire mai più quella sensazione di unità che per la prima volta si è sentiti nella propria vita, l'uno e non l'uno di assenza di separazione. E questo è stato reso possibile da un fatto, e cioè dalla conoscenza della propria frequenza energetica. C'è un passaggio che segna questo, cioè il passaggio dal piano materiale, da semplice immagine, al piano sottile, e cioè la conoscenza della propria frequenza che, guarda caso, è identica esattamente all'altra. Senza l'altra frequenza non avrei potuto capire qual era la mia. Però ecco, quello che voglio dire quindi alle fiamme in questo discorso che mi sento di dire, è che questo è soltanto l'inizio. Non è la fine di un percorso, né tantomeno la fine di un percorso può essere visto sul piano materiale come l'unione fisica tra le fiamme, perché l'insegnamento principale non è quello, cioè di lavorare sul piano materiale, quanto di apprendere un piano ulteriore, il piano energetico. Cioè lo specchio, così come lo specchio materiale ci ha insegnato a capire qual era la nostra immagine e a ricercare all'esterno la differenza tra la mia immagine e le altre immagini, instaurando relazioni di immagine sul piano materiale, così la conoscenza della nostra frequenza ci spinge ad un passo ulteriore, abbandonare il nostro interesse sul piano materiale, ma a ricercare negli altri esseri la frequenza energetica che ciascuno ha. E questo è molto molto interessante, perché andiamo a spostare, diciamo, la nostra analisi, osservazione e conoscenza di noi su un piano enormemente più sottile, su un piano che non si vede e che lavora non più con il cervello, ecco perché, ma lavora con il cuore, ed ecco perché il concetto di amore incondizionato, servizio incondizionato, fiducia incondizionata operano su un piano sottile diverso da quello materiale, dove c'è l'individualità. L'individualità è quindi l'ego e l'attaccamento al sé, e quindi la controprestazione su qualsiasi scambio, che sia amore, fiducia o altro. A livello energetico non c'è necessità di tutto questo, quindi è vero che tra fiamme si percepisce l'amore incondizionato, ma perché è la prima volta che effettivamente la relazione va su un piano diverso da quello materiale dell'individualità e si ritrova sul piano sottile della frequenza energetica, che si riconosce come la propria, per cui non si ha alcun tipo di confine rispetto a se stessi e si riconosce l'altro come parte di sé. Ma questo è solo l'inizio, come dicevo, perché il percorso di Fiamme Gemelle è un percorso di anticipazione di quello che è, in maniera più semplificata, il processo di creazione, cioè a livello intuitivo, in un rapporto a due noi riusciamo a capire com'era il processo di creazione e di inversione della creazione dall'1 al 2, dal 2 all'1, e cosa e quanto è bello ritornare alla sorgente, perché quando la fiamma tende a voler aspirare a ritornare all'unità, in realtà non ricerca l'unione fisica ma l'unione energetica, cioè il ritorno alla fonte. Ora, se abbiamo compreso questo concetto, mi rivolgo a tutti voi, ma principalmente alle fiamme in separazione, allora dobbiamo apprezzare lo spazio di luce, non lo spazio d'ombra e basta, ma la luce è il dono che la comprensione
di queste cose incredibili, e cioè della nostra frequenza, del desiderio di unità, del desiderio di amore incondizionato, può avere se esteso oltre la fiamma, perché il percorso che l'universo ci chiama a fare è quello di andare oltre, di prendere atto di quella che è la nostra frequenza, il momento di contatto con, diciamo, il momento di ricordo, di conoscenza, di contatto con la nostra frequenza ci permette di spostare tutte le nostre analisi sul piano sottile. Questo è molto importante perché la nostra attenzione, e ricordiamo che dove è l'attenzione lì c'è l'energia, e dove c'è la scelta di porre l'attenzione c'è il nostro libero arbitrio, e deve andare proprio a ricercare quello che è veramente importante in una situazione del genere, e cioè la relazione rispetto ad altre frequenze, perché questa esperienza ci dà l'opportunità, una volta che abbiamo compreso qual è la nostra frequenza, di poterla ad esempio confrontare con le altre frequenze intorno a noi, delle altre persone. Abbiamo visto qual è quella che ci appartiene, poi Saint Germain dice addirittura che non abbiamo un'unica frequenza ma ne abbiamo diverse, fino a 13. Questo ci permette quindi di dire che questo è il primo passaggio, è un passaggio, un dono importante, non dobbiamo cadere nella disperazione, ma anzi dobbiamo essere grati alla fiamma, qualunque sia la situazione che ci ha portato in una situazione di separazione, ma è bene prendere coscienza e consapevolezza del dono ricevuto, e cioè quello di aver conosciuta, dopo aver conosciuto la nostra immagine fisica, lavorando sul piano fisico, utilizzando uno specchio materiale, ora abbiamo preso coscienza del fatto che siamo energia, che abbiamo una frequenza energetica e che possiamo ritrovare in un altro la medesima frequenza energetica, possiamo instaurare comparazioni di frequenza energetica e quindi percepire col cuore, con l'anima, nel rapporto con un'altra persona, non soltanto l'immagine o il comportamento, il modo che ci presenta, ma andare dentro quella persona, andare a percepire la sua frequenza energetica, andare ad instaurare relazioni di frequenza e andare a vedere che poi ciascuno può darci diciamo una conoscenza in più di noi, che non siamo un'unica frequenza, ma come dice Saint Germain ne abbiamo diverse. Il percorso, care fiamme gemelle di tutto il mondo, comincia ora sotto un piano sottile, perché se è vero che lo specchio materiale ci ha dato la spinta ad instaurare relazioni soltanto fisiche e materiali basate sull'immagine, l'incontro di fiamma gemella crea un punto di rottura che ci spinge verso un piano diverso, il piano sottile, il piano energetico, instaurando e ricercando relazioni energetiche, ricercando integrazioni rispetto alla frequenza che oramai abbiamo conosciuto come la nostra, perché ognuno di noi è parte di un'unica sorgente e ciascuno di noi quindi può contribuire a farci conoscere in maniera più profonda noi stessi, fino a farci sentire uno, non solo con la fiamma, ma uno con tutti, e veramente andare su quel percorso di inversione della creazione che ci riporta alla fonte. La fonte che non è una fonte materiale, ma è una fonte energetica. È una spinta veramente importante alla comprensione della nostra natura e di quanto sia importante seguire la volontà dell'universo, perché è l'universo che ci ha suddiviso per fare un'esperienza materiale, è l'universo che ci ricorda attraverso tutto ciò che è fuori di noi che in realtà noi siamo parte di un tutto, di un'unica sorgente. E spero che questa conversazione, questo scambio anche di esperienze e di considerazioni possa veramente essere utile a tutti in generale, in particolare a quelle persone
che stanno attraversando momenti di difficoltà, momenti di sofferenza, momenti di dolore, perché lo capisco, o i cosiddetti bugli dell'anima, situazioni in cui ci si sente persi, in realtà dobbiamo uscire dallo spazio di buio, dallo spazio di oscurità, perché questa è una cosa bella, perché come dico io è un'esperienza che può essere terribile, ma è meravigliosa, perché è un dono, è il dono di conoscere in maniera diversa, quindi sul piano energetico, noi stessi. Quindi è un fantastico viaggio attraverso la conoscenza di noi nel percorso di verità e di acquisizione di gradi di consapevolezza sempre maggiori, e questo è l'augurio, così come è l'augurio che veramente si possa uscire da una situazione di sofferenza, si possa ritornare, un po' come diceva Dante, a guardare le stelle o a guardare la luce del sole, perché quando c'è la luce del sole il buio non c'è più, e tutte le ombre, ci sono ombre, ma domina incontrastata la luce, e a quello che volevo. Quindi intendevo in qualche modo ho cercato di diciamo indirizzare attraverso questo scambio di riflessioni con tutti voi. Spero che possa essere apprezzato. Se ci sono commenti, apriamo anche dei commenti, parliamone, perché creare una comunità è bello quando la comunità è attiva, quando c'è uno scambio di opinioni, un confronto, e quando ci si stimola tutti insieme verso il percorso di luce, un percorso di crescita su tutti gli aspetti della vita. Grazie, grazie.